tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Il video tutorial di oggi ci vedrà impegnati nella lavorazione di questo cardigan che andremo ad eseguire a ferri circolari. In molti avete visto nella mia pagina di Facebook diversi cardigan in foto appunto che ho realizzato e mi avete chiesto appunto di dedicare un tutorial alla lavorazione con i ferri circolari. Io ne ho fatti di diversi tipi di cardigan, sia appunto con i ferri dritti, con le cuciture, quindi lavorando la parte davanti e dietro delle maniche in modo separato e poi appunto andando a fare le cuciture, e poi ne ho fatti anche diversi a ferri circolari in modi diversi e oggi appunto vi faccio vedere questo semplicissimo, perché appunto mi avete chiesto la dimostrazione dell'esecuzione di un cardigan molto facile, quindi basico, e io oggi vi propongo questa che trovo appunto molto semplice, adatta anche alle principianti, a chi si accosta per le prime volte alla lavorazione con i ferri circolari. La lavorazione andrà fatta con giri di andata e di ritorno, perché appunto il cardigan è aperto davanti, quindi non ci sono particolari difficoltà nella lavorazione di questo modello, soltanto un po' di pazienza, ma con la pazienza sono sicura che otterrete risultati strabilianti e mi manderete delle foto come sempre di lavori bellissimi. Quindi andiamo a vedere come realizzare il nostro modello di cardigan. La lavorazione si inizia dall'alto verso il basso, quindi noi andremo a montare le nostre maglie e inizialmente andremo a realizzare il nostro bordino del collo con delle coste e finito appunto il nostro bordino andremo a mettere dei marcapunti per ottenere i nostri raglan, perché poi noi dovremo andare a fare degli aumenti creando appunto l'ampiezza per le maniche, per le due maniche laterali, e lavorando quindi la parte dei due laterali e la parte della schiena. È veramente una cosa molto semplice da eseguire, quindi una lavorazione che crescerà mano a mano, quindi dal collo, dopodiché scenderà verso il basso e a un certo punto dovremmo andare a dividere con i marcapunti la nostra lavorazione, mettendo in sospensione le nostre maniche, andando a lavorare tutto il nostro corpo centrale in un'unica circonferenza, ovviamente con giri di andata e ritorno perché c'è l'apertura del nostro cardigan. Andremo a lavorare il cardigan fino a giù, concludendo con un nostro bordino, e poi successivamente andremo a riprendere le nostre maglie che abbiamo messo in sospeso per le maniche, andremo a lavorare queste nostre maniche. Io per la lavorazione ho scelto una manica molto ampia perché mi piaceva l'idea appunto di questa manica a sbuffo, e poi sono andata a restringere giù con un polsino. Successivamente, dopo aver lavorato anche le maniche, ho ripreso con il ferro il mio bordo, i miei due bordi anteriori, per creare appunto questa rifinitura del cardigan. Ora andiamo appunto a vedere come approcciarsi per le varie taglie, come appunto iniziare a montare le nostre maglie, e anche il tipo di filato che io ho utilizzato e che vi consiglio appunto per questa lavorazione. Poi voi ovviamente sulla base di questo modello potete anche decidere di utilizzare altri tipi di filati, quindi questi sono dei filati invernali, ma con una base del genere potete veramente, una volta imparato, sbizzarrirvi a creare modelli appunto con tutti i tipi di filati che desiderate, ovviamente imparando a gestire la campionatura delle maglie. Per realizzare questo progetto avrete bisogno di ferri circolari. Naturalmente io vi consiglio quelli con i cavetti, perché sono più comodi e si possono utilizzare su tutte le punte, su tutti i numeri di punte che volete. Quindi io ho utilizzato un cavetto da 40 cm, poi nella descrizione sotto il video tutorial vi lascio bene scritto tutto quello, la lista di tutto quello che serve. Un cavetto da 40 cm, che è quello che io ho utilizzato
per la lavorazione quindi della mia manica, che quindi è molto piccolo, e perciò riesco a lavorare con questo delle circonferenze molto piccole con le punte corte, senza dover utilizzare le doppie punte o la tecnica del magic loop per fare le maniche, e quindi proprio per rendere questo tipo di lavorazione il più semplice possibile da potervi dimostrare. Quindi un cavetto da 40 cm per la circonferenza delle maniche, e poi ho utilizzato un cavo appunto più ampio per la lavorazione iniziale del collo e della prima parte, diciamo, del cardigan, quindi un cavetto sempre così da 60 o da 80 cm, quindi più ampio, e poi mano a mano durante la lavorazione, quando la circonferenza cresceva, per potermi provare il cardigan e anche per lavorarlo più agevolmente, ma soprattutto per poterlo provare, quindi per poter indossarlo e testarne la vestibilità, perché la cosa più bella per di realizzare questi cardigan è la possibilità di provarlo mano a mano che lo facciamo e di vedere esattamente, di testarne la vestibilità e anche di decidere a che punto chiudere le mie maniche, quindi vedere esattamente nel raglan, quando io lo indosso, a che punto decidere di chiudere la mia circonferenza della manica. Quindi è bellissimo veramente poterlo fare su misura, e per poterlo fare quindi un cavetto, vedete, molto lungo, da 1,5 m, proprio per potermi provare il cardigan mano a mano che lo lavoro. Dopodiché avrò bisogno di 4 marcapunti, che sono quelli appunto che mi serviranno per segnare i miei raglan, per poi fare gli aumenti, e le mie punte per la lavorazione. Allora, per la lavorazione principale del corpo, del cardigan, ho bisogno di punte normali, quindi le punte più lunghe, del numero 4 e del numero 5, mentre per la lavorazione delle mie maniche, da attaccare al cavetto piccolino da 40 cm, ho bisogno delle punte corte per lavorare la circonferenza più piccola della mia manica, e quindi ho utilizzato le punte corte del numero 5 per la lavorazione della manica principalmente, e le punte corte del numero 4 per il polsino, ma strada facendo appunto vi dirò bene come che ferri utilizzare, con cui partire e quando fare i cambiamenti. Naturalmente poi mi servirà un ago da lana per andare a nascondere le mie codine, i miei fili, e una forbice. In molte mi avete chiesto che ferri circolari io uso, e in linea di massima io uso questi della Knit Pro. Hanno un costo veramente accessibile. Vi consiglio quelli con il cavetto intercambiabile per il semplice motivo che potete utilizzare poi il cavetto, perché si avvita, su tutte le punte che volete. Quindi una volta comprate le vostre punte, le potete agganciare ai cavi da 40, ai cavi da 60, ai cavi da 80, da 1 metro, da 1,5 m, e quindi è molto comodo rispetto ad un fisso che invece ha soltanto quella lunghezza, e non posso cambiare durante la lavorazione il cavo, ma devo comprare un altro ferro, e quindi può diventare insomma un problema anche di costo. Questi appunto li trovo a un prezzo veramente molto accessibile, i cavetti anche, e quindi soltanto intercambiando le punte posso veramente avere tutti i tipi di soluzioni che mi servono per la lavorazione dei miei progetti. I filati che io ho utilizzato per realizzare il mio cardigan sono del Kid Silk Mohair, e questo è un filato che uso moltissimo. Io adoro il mohair, e questo tipo di mohair mi piace tantissimo perché è molto morbido, non rilascia peli addosso, quindi non infastidisce, non punge sulla pelle, è veramente molto morbido perché la sua composizione è fatta da un 70% di mohair e un 30% di seta, quindi non è un mohair che al tatto è vetroso o che pizzica, ed è veramente una nuvola. E a fine del progetto, appunto sotto in descrizione del video, vi lascio scritto la quantità che ho usato, ma veramente io credo finora, per appunto la parte centrale del corpo del cardigan e l'inizio delle due maniche del top down, finora ho utilizzato soltanto una matassina da 25 grammi.
Quindi immaginate la leggerezza di questo progetto. E poi serviranno anche 2 matassine di questo altro straordinario filato che è il Malabrigo Lace. Questo è una meraviglia perché è un 100% merino, il filato è abbastanza sottile, molto sottile, si lavora però unitamente al Kid Silk. Questo Malabrigo è un merino tinto a mano e ha una leggerissima sfumatura. Io amo questi sfumati così delicati, non mi piacciono troppo gli sfumati che cambiano tanti colori, che hanno colori arcobaleno all'interno. Questi li trovo veramente deliziosi, raffinati, perché hanno questa sfumatura così delicata che, come vedete, durante la lavorazione dà queste nuance al cardigan. Quindi un leggerissimo cambio di colore, sfumatura di colore che veramente rende appunto il capo splendido. Guardate qui che cosa non sono questi 2 filati assieme. E io adoro appunto giocare con questi colori, con queste tonalità, mi piacciono veramente molto. Inoltre poi, non so se riuscite a percepire, il filato è morbido, un 100% merino, quindi io ho usato qui la tonalità del colore Emerald, il 135. Vedete, 100% lana merino baby. E anche qui la resa è tantissima perché 50 grammi, una matassina da 50 grammi è lunga 470 metri, quindi con 2 matassine, con una matassina e mezza anche, fate un cardigan. L'unica cosa, ma è veramente una sciocchezza, bisogna sbobinare la matassina, quindi bisogna togliere i laccetti, aprire tutta la matassina e perdere 10 minuti appunto per fare la pallina per la lavorazione. Tutto qui. Io veramente adoro questi filati, guardate, vi faccio vedere delle altre sfumature per farvi capire. Questo è sempre un Malabrigo, quindi sempre un 100% merino. E questa tonalità l'ho presa, guardate le sfumature, l'ho presa sia per provare a lavorarla per un altro progetto con questo colore che è il ruggine del Kid Silk, oppure per accostarla a questo color curry e lavorarli insieme, perché allora questo da solo il mohair è veramente tanto sottile, si può anche lavorare tranquillamente, però per dare più corpo a un capo, a una maglia, unendo questo che comunque è un filato altrettanto sottile che si può lavorare comunque anche in doppio, dà una consistenza, veramente una corposità che mi piace tantissimo. E quindi mi piace giocare con le nuance di questi colori che trovo veramente splendidi e che vi consiglio. Noi andremo ad iniziare la lavorazione del nostro cardigan top down partendo dal collo, quindi andremo a montare un numero di maglie che adesso suddivideremo per le varie taglie e andremo a creare un bordino di 3 cm a coste 2 e 2. Una volta creato il nostro bordino, che sarà questo, vedete questo è il collo visto dall'alto, una volta creato il nostro primo bordino andremo a lavorare le prime parti delle nostre maglie e a fissare un nostro marcapunto che sarà quello la prima parte sarà l'anteriore davanti destro, poi andremo a mettere il marcapunto, a lavorare un po' di maglie per delimitare la nostra manica e l'andremo appunto a delimitare mettendo un altro marcapunto. Dopodiché andremo a lavorare una serie di maglie che sono quelle della parte dietro del nostro cardigan e andiamo a mettere un altro marcapunto qui lavorando un'altra parte di maglie della manica che delimiteremo da questo marcapunto che dividerà la manica dalla parte anteriore davanti. Una volta messi i miei marcapunti noi lavoreremo il nostro progetto sempre con giri di andata e di ritorno, ma scendendo mano a mano con la lavorazione, e quindi andremo a creare questa parte appunto che è il raglan, che è quella appunto che andrà a creare l'ampiezza e la divisione del nostro anteriore, i nostri anteriori davanti, la nostra manica e il nostro dietro. Mano a mano scenderemo facendo sempre degli aumenti
all'interno e all'esterno appunto della nostra linea del raglan, e a un certo punto ci fermeremo esattamente appunto nel punto dove poi noi andremo a stabilire, che andremo a chiudere la nostra manica, e proseguiremo la nostra lavorazione nel corpo centrale del cardigan. Solo successivamente andremo a riprendere le nostre maniche e le andremo a lavorare separatamente, e concludendo con i polsini per le maniche, con il bordo finale appunto del cardigan per la base, e solo successivamente andando a riprendere le nostre maglie per creare il nostro bordino laterale. Per una taglia S, ovviamente, se utilizzate il mio stesso tipo di filati, 2 filati appunto che io ho utilizzato per andare a fare la mia lavorazione, oppure dei filati che sono lavorabili con i ferri del 4 e del 5, naturalmente voi dovrete anche andare a farmi una campionatura del lavoro. Quindi se usate questo tipo di filati per una taglia S mi andate a mettere su 76 maglie, per una M 80 maglie, per una L 92 maglie di base e per una XL 104 maglie di base. Allora, lavorato appunto inizialmente il mio bordino, quello del collo, per 3 cm, dovrò andare a suddividere le mie maglie di partenza di base che ho montato in questo modo. Per una taglia S andrò a lavorare le prime 12 maglie, quindi partendo dall'interno, quindi del mio giro, del mio ferro, 12 maglie, e andrò a mettere un marcapunti. Dopodiché andrò sempre per la S a lavorare 10 maglie e andrò a mettere il marcapunti, avrò stabilito la mia manica. Poi andrò a lavorarmi per la S 32 maglie e andrò a mettere il marcapunto. Andremo a lavorare altre 10 maglie, andrò a mettere il mio marcapunto, e mi resteranno, ovviamente come per l'altro anteriore davanti, mi resteranno le 12 maglie. Queste maglie le andrò a ripetere, poi appunto ve le dirò nuovamente durante la lavorazione per la taglia S. Se invece dovete gestire le altre taglie, allora per la M, siccome avrete montato 80 maglie, andrete a mettermi il mio marcapunto dopo aver lavorato il bordino a coste 2,2 dopo le prime 14 maglie lavorate. Marcapunto, ne lavorate altre 10, lasciamo sempre 10 sia per la S che per la M per la manica. Per la M, per il dietro, andate a lasciare in sospeso, cioè a mettere il marcapunto lasciando 32 maglie nella parte dietro, mettete il marcapunto, altre 10 maglie per la manica e alla fine altre 14, perché appunto la taglia M, per il laterale davanti. Se dobbiamo lavorare una taglia L, avremo montato quindi 92 maglie, lasceremo, dopo aver lavorato il mio bordino del collo, lavoreremo 16 maglie e metteremo il marcapunto. Andremo a lavorare poi 12 maglie, sto parlando della taglia L, e andrò a mettere il marcapunto. Lavorerò poi 36 maglie e metterò il marcapunto. Lavorerò sempre per la L, come abbiamo fatto per quest'altra manica, 16 maglie e alla fine, scusate, 12 maglie per la manica, e alla fine per l'anteriore davanti per la L mi resteranno, come per questo anteriore, 16 maglie. Invece per la XL, quindi per una taglia più grande, monto all'incirca 104 maglie. Quindi dopo aver lavorato il mio bordino metto il mio marcapunto dopo 18 maglie, 104 106, quindi ho messo 18 e 20 maglie, le prime maglie in sospeso. Dopodiché lascio per la manica 14 maglie e metto il marcapunti. Per la parte dietro, per una XL, ne conto 40 e metto il mio marcapunto. Nuovamente per la mia manica lascio 18 maglie e dopodiché me ne resteranno, come per l'altro anteriore, altre 18 da questa parte. Ora, a seconda delle varie taglie, vi do le misure della suddivisione di come mettere i marcapunti. Poi noi lo vedremo ovviamente strada facendo con una taglia S. Se invece state lavorando delle taglie più grandi, adesso vediamo per ogni taglia dove mettere la suddivisione del marcapunti. Allora, per una taglia S io avrò montato 76 maglie
e dopo aver lavorato il mio bordino iniziale di 3-4 cm, quello a coste 2,2, lavorerò 12 maglie e inserirò un marcapunto. Lavorerò 10 maglie e metto un altro marcapunto, lavorerò 32 maglie che sono quelle per la parte del dietro e metterò un marcapunto, poi lavoro 10 maglie, ovviamente vedete come per ogni spalla lo stesso numero, 10 maglie, metterò un marcapunto e davanti mi resteranno 12 punti, quindi i 12 maglie, quindi i due anteriori davanti ovviamente saranno uguali. Per una taglia M invece io monterò 80 maglie, quindi la mia suddivisione sarà questa: farò 14 maglie per l'anteriore, metto il marcapunto, per le spalle ne lascio sempre 10 come per la S, metto il marcapunto, per la parte dietro ne lavoro 32 come per la S, metto il marcapunto, per la spalla 10 maglie e metto il marcapunto e 14 maglie finali per un totale di 80 maglie per la taglia M. Questa è la suddivisione per la taglia L. Per la taglia L monterò 92 maglie e sempre dopo aver lavorato il mio bordino, queste sono le maglie che devo appunto lavorare, quindi 16, poi metto il marcapunto, 12 per la spalla e metto il marcapunto, 36 e metto il marcapunto, 12 per l'altra spalla e metto il marcapunto e me ne resteranno 16 da questa parte. Infine per una taglia XL io avrò montato le mie 104 maglie, lavorato sempre il mio bordino a coste 2,2 x 3,4 cm, dopodiché lavorerò, inizierò appunto la lavorazione, vi spiegherò poi a maglia rasata e lavorerò sempre nella parte del dritto 18 maglie e metto un marcapunto, 14 maglie per la spalla, metto un marcapunto, 40 maglie per la schiena e metto un marcapunto, 14 maglie per quest'altra spalla e me ne resteranno appunto 18. Se ho un seno abbondante, questo vale per tutte le taglie, posso eventualmente aumentare ancora di 2 maglie appunto per ogni laterale, quindi eventualmente qui anziché 104 ne monto 108 e vado a distribuire 2 maglie in più qui sui laterali anteriori, quindi anziché farne 18 ne faccio 20. Quindi insomma le misure che io vi do e anche le suddivisioni che vi ho dato appunto sono indicative, perché poi dipende anche dalla tensione della lavorazione che avete. Comunque insomma è un punto di partenza, un riferimento per poter iniziare questo tipo di lavorazione. Quindi io prendo ora i miei ferri del numero 4, li ho montati su un cavetto da 60 cm, perché poi appunto andrò a provare anche la circonferenza del collo. Ho preso i miei 2 filati, questi qui, vi ho consigliato questi, ma insomma potete anche lavorarli con un unico filato. Io appunto ho usato il Kid Silk e questa Merino ed ora faccio il calcolo per avviare 76 maglie sul mio ferro, quindi ogni giro, ogni passaggio tra il pollice e il mignolo sono 10 maglie, quindi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, più ne lascio un pezzettino in più per che non mi venga a mancare. Faccio la mia asola e metto la mia asola sul ferro ed inizio a montare le mie 76 maglie. Io appunto utilizzo questo sistema, però potete montarle come meglio sapete fare. Ci vediamo quindi alla fine, dopo che avete montato tutte le vostre maglie utili. Dopodiché, una volta montate le mie maglie, inizierò la mia lavorazione lavorando il mio bordino, quindi con un punto elastico, e perciò farò la lavorazione a maglie a coste 2,2, quindi 2 dritti e 2 rovesci per tutto il mio ferro, quindi 2 rovesci e 2 dritti. Quindi procedo per tutto il mio ferro in questo modo.
2 rovesci e 2 dritti. Una volta che io ho lavorato i miei 3-4 cm del mio bordino elastico, quindi a coste 2 e 2, devo andare a iniziare a lavorare le mie maglie e a fare le suddivisioni con i marcapunti per le taglie appunto che vi ho indicato. Vi ho già dato le maglie da suddividere. Noi adesso stiamo lavorando su una S, quindi andremo ad operare per la taglia S lavorando 12 maglie e inserendo il nostro primo marcapunti. Dopodiché lavoro le mie 10 maglie, metto l'altro marcapunto, lavoro 32 maglie, metto il marcapunto, altre 10 e metto il marcapunto e alla fine me ne resteranno 12. Ovviamente per le altre taglie vi ho già dato prima le indicazioni per le suddivisioni. Ora da questo momento in poi non lavorerò più a coste 2-2 ma lavorerò a maglia rasata, quindi procedo alla mia lavorazione lavorando un ferro tutto a dritto e un ferro a tutto a rovescio. Pertanto adesso lavoro le mie 12 maglie per delimitare il mio anteriore davanti, dopodiché andrò ad inserirmi il marcapunti. Ho lavorato le mie 12 maglie, inserisco il mio marcapunti. Continuo la lavorazione delle maglie, quindi adesso ne lavoro 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Metto il mio segnapunti. Vedete come dal disegno ho lavorato le mie 12 maglie, ho messo il segnapunti e ho lavorato 10 che sono quelle appunto che iniziano a delimitare la mia spalla, metto il segnapunti. Ora vado a lavorare la parte del dietro e quindi lavoro le mie 32 maglie. Vedete, ho già iniziato a fare le mie suddivisioni. Lavoro a maglia rasata, quindi tutto questo ferro lo sto lavorando a dritto. Lavoro le mie 32 maglie e vado ad inserire il marcapunti. Ci vediamo quando siete raggiunti, quando avete appunto lavorato le 32 maglie. Ho lavorato le mie 32 maglie, inserisco il terzo marcapunti. Ora lavoro le 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Li ricontiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qui ho delimitato l'altra spalla, metto il marcapunti. Alla fine mi resteranno le 12 maglie da lavorare per l'anteriore. E quindi vado a lavorarmi le mie 12 maglie rimanenti. In questo modo. Quindi vedete che ho praticamente finito la mia lavorazione a maglia del ferro a dritto e mi trovo i miei 4 marcapunti, che sono quelli che delimitano i due anteriori davanti, le spalle e il dietro. Ora proseguo la mia lavorazione semplicemente con un ferro di punti eseguiti a rovescio e laddove trovo i marcapunti semplicemente li sposto e continuo tutta la lavorazione del ferro così come la trovo a rovescio. Quindi procedo con tutto il mio ferro a rovescio. Quando incontro il marcapunti, come in questo caso, lo sposto semplicemente passandolo
così nel ferro e procedo con la lavorazione a rovescio. Per tutto il mio ferro. Ora mi trovo nel ferro dove devo fare la lavorazione a diritto. Da questo ferro in poi, in tutti i giri che lavorerò a dritto, andrò a fare i miei aumenti che formeranno i miei raglan fino alla misura, alla larghezza appunto del raglan desiderato, che arriverà fino allo scalfo. Quindi in tutti i giri a diritto d'ora in poi farò questi passaggi. Quindi inizio a lavorare le mie maglie a diritto fino a che mi avvicino al mio marcapunti. Quindi vediamo come applicare adesso gli aumenti. Vedete, sono arrivata qui al marcapunti, a una maglia prima del marcapunti. Vi faccio vedere come applicare l'aumento, così anche in tutti gli altri marcapunti, prima e dopo. Allora, prendo con il ferro questo pezzettino di filo che è quello che andiamo a trovare tra le due maglie. Quindi questo filo che si trova in mezzo lo porto sul ferro e lo vado a lavorare a dritto ritorto. Significa che non lo vado a lavorare davanti, lo vado a lavorare dietro, puntando il ferro da dietro. Quindi lo lavoro a dritto ritorto in questo modo, vedete, prendendo, faccio vedere meglio, questo punto che ho tirato su non lo vado a prendere davanti, lo vado a prendere qui dietro, in questo modo, e lo lavoro a dritto ritorto. In questo modo io avrò fatto un aumento e l'avrò lavorato in questo modo per non trovarvi poi il buchino in mezzo, perché se l'avessi lavorato a dritto normalmente poi avrei creato un forellino. Mi trovo quindi la maglia prima del marcapunto che vado a lavorare normalmente a diritto. Passo il mio marcapunti, lavoro la maglia successiva normalmente, adesso vado a tirarmi sulla maglia che si trova tra una maglia e l'altra, quindi questo pezzettino qui in mezzo lo alzo nel ferro e lo vado a lavorare non qui davanti, altrimenti creo un foro, lo vado a lavorare dietro, quindi lo prendo in questo modo qui dietro e lo lavorerò pertanto a dritto ritorto. Adesso faccio un po' fatica perché ho la telecamera davanti, in questo modo, vedete, e lo vado a lavorare a dritto ritorto, prendendolo da dietro, porto la maglia fuori e ho così creato il mio aumento. Ora lavoro tutte le mie maglie fino a che non mi trovo a una maglia dal marcapunti e quindi ci vediamo in quel punto. Mi trovo nuovamente a una maglia dal marcapunti, prendo questa maglia che si trova qui in mezzo, la porto su nel ferro in questo modo e la vado a lavorare qui dietro, vedete, a diritto ritorto. In questo modo lavoro la maglia prima del marcapunti normalmente, passo il mio marcapunti, lavoro la maglia che si trova dopo, ora alzo la maglia che si trova qui in mezzo per fare di nuovamente il mio aumento, la lavoro qui dietro, vi faccio vedere passando il ferro così, e quindi la lavoro a dritto ritorto e ho creato il mio aumento. Lavoro tutte le mie maglie a dritto finché non mi ritrovo a una maglia prima del marcapunti e vado a fare le stesse operazioni che ho fatto adesso. Quindi alzo la mia maglia e la lavoro a dritto ritorto. In tutti i giri
che trovo a dritto finora dovrò fare in questo modo. I giri invece a rovescio li lavoro normalmente lisci, passandomi semplicemente il marcapunti senza fare nessun aumento e nessun tipo di operazione. Lo vediamo ancora una volta. Mi trovo verso la fine del lavoro, ho una maglia da lavorare prima del marcapunti, alzo la maglia che si trova in mezzo fra le due maglie, che è questa, vedete, e la porto così sul ferro. Vado a lavorare questa maglia che ho tirato su da dietro in questo modo. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. E quindi prendo la maglia qui dietro e la vado a lavorare a dritto ritorto. Vedete dove ho passato il ferro? Qui dietro. Vado a lavorare il mio dritto in questo modo, dopodiché lavoro la mia maglia, passo nuovamente il mio marcapunti, lavoro la maglia che si trova dopo, vado ad alzare la maglia che si trova in mezzo tra queste due e vado a lavorare la mia maglia qui dietro. Quindi non la prendo qui davanti, ma la prendo qui dietro a dritto ritorto. Quindi così la lavoro e procedo così per tutto il mio giro, facendo appunto questi aumenti prima e dopo il mio marcapunto. Il ferro successivo lo lavoro a rovescio. Vedete, lavorando così su tutti i giri a diritto, praticando gli aumenti, quello che si viene a creare è questo, per tutti i 4 lati dove io ho messo i marcapunti. Quindi vado a formare i miei raglan. Una volta che io sono arrivata a questo punto della lavorazione e quindi ho fatto le mie misure provandolo su di me, se il cardigan è per me o per la persona appunto che dovrà indossarlo, e stabilito appunto che la misura va bene, quindi proprio lo faccio indossare e vedo appunto se la misura per il passaggio delle braccia è sufficiente. A questo punto della lavorazione io mi trovo vedete, il cardigan aperto è questo. Io mi trovo ora con il ferro, con il filo da questa parte, e dovrò andare a togliere i miei marcapunti e a mettere in sospeso la manica, le 2 maniche, quindi, e vediamo perciò come fare. Quindi mi devo fornire o di un ago da lana, dove appunto attacco un filo lungo dove terrò in sospese le maniche, oppure nel mio caso io ho un cavetto corto dove ho messo un tappo, ho la punta da questo lato e adesso vi faccio vedere appunto come mettere in sospeso le maglie. Andiamo a prendere il nostro ferro da lavorare, vedete qui ho il collo, e lavoro le mie maglie a diritto fino all'arrivo del marcapunto. Allora vedete, ho lavorato il primo pezzo, sono quasi arrivata al marcapunto, lavoro il mio ultimo punto, a questo punto tolgo il marker, mi sposto le maglie di destra sul cavetto del ferro circolare facendo attenzione appunto a non perderle, e queste che sono le maglie della manica, quelle che arrivano appunto dal marcapunto che ho tolto fino all'altro marcapunto, le devo andare a mettere in sospensione per lavorarle più avanti. Quindi prendo il mio ferro con il tappo, con il cavetto del ferro circolare e il tappo, e con molta pazienza mi passo tutte le maglie sul ferro da questo lato, in questo modo. Fin tanto che arrivo al prossimo marcapunti. In questo modo.
Qui sono arrivata all'ultimo punto, tolgo il mio marker e questi sono le maglie della mia manica che tengo in sospensione. Mi tolgo anche il cavetto, scusate, il ferro da questa parte e mi vado a mettere il tappo. Vedete, ora la situazione è questa: ho il ferro con la prima parte delle maglie lavorate che ho tenuto in sospeso e poi questa è la parte della manica che appunto ho bloccato nel cavetto fino all'altra estremità, e quindi ora ho il ferro dall'altra parte, perciò dovrò, adesso vi faccio vedere come andare a lavorare e ad unire questa parte qui per continuare a proseguire a lavorare soltanto il corpo centrale della maglia. Ecco qui, riprendo la lavorazione con il mio ferro. Vedete, qui ho il mio filo, questa è la manica in sospeso che devo lasciare da parte, devo andare a ricongiungermi con l'altro ferro. Però prima di fare questo non vado ad unirmi direttamente con la lavorazione, ma vado ad aumentare delle maglie che sono appunto quelle che mi daranno lo spazio per muovermi e che vanno appunto a collocarsi sotto all'ascella poi, quindi per dare anche la mobilità. E per l'aumento delle maglie, quindi che devo fare? Aumento in genere circa 6-8 maglie per questo tipo di taglia, quindi per una SM vanno bene. Adesso io aumenterò 8 maglie per il tipo di lavorazione che sto facendo, quindi 1, 2, 3, quindi faccio un'asola semplicemente così, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo è il mio filo, prendo l'altro ferro e vado a lavorare normalmente a diritto le prossime maglie. Poi arrivo, adesso vediamo qualche punto, quindi vado a collegarmi direttamente con la lavorazione dall'altra parte. Qui io adesso ho messo il mio tappo e qui ho le maglie che devo andare a riprendere. E lavoro normalmente a diritto. Poi vi farò vedere nel giro successivo come andare a lavorare queste maglie che noi adesso abbiamo aumentato. Adesso io lavoro a diritto normalmente fino all'altro marcapunti. E quando avrò trovato l'altro marcapunti faccio lo stesso procedimento che ho fatto per questa manica, quindi con il mio ferro andrò a passare nel cavetto i punti della manica che mi resterà in sospeso. Alla fine di questo giro, di questo passaggio delle maniche, la lavorazione si presenta così. Adesso ovviamente il lavoro è un po' arricciato perché vedete, questa è la parte frontale del cardigan. Io ho i miei ferri che sono appunto qui davanti, i ferri circolari, e che appunto raggruppano tutto il corpo della maglia. Vedete, il ferro parte da qui, qui ho messo in sospensione le due maniche e il mio ferro ora comprenderà appunto soltanto il corpo centrale della maglia. Qui ci sono le maglie che io ho aumentato sotto il passaggio delle braccia, dello scalfo delle braccia. Il ferro corre lungo tutta la schiena fino poi ad arrivare alla parte dell'altro passaggio dello scalfo. Vedete, qui ho la manica messa in sospensione e quindi io adesso procedo con la lavorazione del corpo centrale. Vediamo, iniziamo la lavorazione a rovescio e poi vediamo un attimo come arrivati al punto dove abbiamo aumentato le maglie, vediamo che cosa dobbiamo fare. Vedete, io ho lavorato il mio primo pezzo allora di maglie al rovescio e adesso sono arrivata nel punto in cui avevo fatto gli 8 aumenti. Ora
queste maglie appunto che mi servono a dare ampiezza alla mia manica, devo lavorarle, vedete sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devo lavorarle a diritto ritorto. Questo perché devo evitare che si formino dei buchi sotto l'ascella, e quindi dovrò lavorare queste maglie. Adesso sarà un po' difficoltoso perché appunto sono punti che io ho gettato come un aso lassù e devo stare anche molto attenta a non fare cadere i punti. Non dovrò lavorarle a dritta così come faccio normalmente, ma dovrò andare a prendere la maglia qui dietro e quindi puntare la punta del ferro così e lavorarla a dritto ritorto ad una, facendo tanta attenzione che le maglie non mi cadono. Quindi non prendo la maglia da davanti. Adesso la lavorazione risulta difficoltosa perché appunto le maglie sono un po' strettine, non le devo prendere da davanti ma le vado a prendere dietro, e in questo modo lavoro un dritto preso però dietro, dalla parte dietro. Lavoro tutte le mie 8 maglie così e poi procedo la lavorazione normalmente, arrivo fino all'altra manica e lavoro anche le altre maglie a diritto ritorto. Non vi preoccupate se durante la lavorazione vedete c'è comunque un filo lasco tra una maglia e l'altra, perché dopo nella lavorazione del giro successivo il tutto si andrà a sistemare, quindi è tutto normale. Io adesso mi mancano appunto le ultime maglie per finire e vedete che comunque resta un po' di filo di stacco, ma non vi preoccupate perché poi nella lavorazione del giro successivo il tutto si va a sistemare da solo. Ho lavorato quindi le mie 8 maglie dritto ritorto e riprendo la mia lavorazione del ferro a rovescio. Proseguo e faccio la stessa cosa per l'altra manica e mi finisco il giro. Dopodiché potrò proseguire normalmente con la lavorazione a dritto e a rovescio del mio corpo del cardigan, perché avrò tutto il ferro tranquillamente, cioè tutte le maglie sullo stesso ferro tranne le maniche che andrò a riprenderle successivamente. Ecco qui, questo è il risultato. Io ho lavorato tutta la parte centrale del mio cardigan, vedete, avevo lasciato le maniche in sospeso quindi, e sono andata a lavorare con girini andata di ritorno il mio corpo centrale del cardigan fino alla fine. Quindi con i miei ferri alla fine ho cambiato ferri per lavorare il mio bordino, quindi la parte finale. Ho lavorato un 3-4 cm con i ferri del numero 4 e a coste a 2 a 2, dopodiché ho chiuso i punti. Vedete, io nel frattempo ho iniziato anche a lavorare una manica e l'ho anche completata. Adesso vediamo come agganciarci con i ferri circolari alla manica che abbiamo tenuto in sospeso. In questo caso io avevo già inserito un cavetto da 40 e sarebbe appunto opportuno averlo, oppure potete mettere le maglie in sospensione anche in un semplice filo di lana di un colore diverso, contrastato, in modo che quando andate a recuperare i punti siano appunto di facile ripresa. Però io in questo caso ho preferito appunto mettere già il mio cavetto da 40, in modo che adesso vado a levare i miei tappi in questo modo e quindi sono già facilitata per la lavorazione. Quindi vado a togliere i miei tappi che bloccavano il lavoro e vado ad inserire le mie punte del numero 5 in questo modo, e così sono già avvantaggiata, non devo andare a sfilare un eventuale filo di lana, ma ho già il mio cavetto. Ecco qui, quindi ci troviamo in questa situazione. Ora vediamo come proseguire il nostro lavoro. Questa è la mia manica, quindi questo è il collo, questo è il raglan davanti, questa è l'apertura del cardigan e questa è la mia manica.
Quindi devo posizionare il mio lavoro in questo modo da trovarmi con i ferri circolari davanti, così nella parte del dritto. Prendo i miei gomitoli e prendo appunto tutti e due i capi assieme. Ora o con le punte del ferro oppure, se volete prendere un uncinetto, dovete andare a riprendere le maglie che avete tenuto in sospeso. In questo caso ne abbiamo tenute in sospeso 8, che sono, diciamo, belle abbondanti. Potevo anche tenerne benissimo in sospeso 6. Io ho scelto di tenerne in sospeso 8 con questo tipo di filato e per questa taglia, perché volevo una manica abbastanza larga, come quella che appunto avete visto. Quindi siccome appunto volevo un effetto di una manica a sbuffo, vedete poi come si va a restringere sul polsino, ho voluto appunto di proposito dare questa ampiezza alla manica. Però se non vi piace così larga e la volete, diciamo, più asciutta, potete tenerne tranquillamente in sospensione 6 o anche 4. E io in questo caso appunto ne ho tenute 8. Adesso noi dobbiamo andare a riprendere le maglie e non ne andrò a riprendere soltanto 8, ma andrò a riprenderne 2 in più per lato, quindi 8 centrali, 2 a destra e 2 a sinistra, e in totale sono 12. Questo perché? Perché se vado a riprendere solo le 8 centrali, e comunque sempre per una manica, se vado a riprendermi soltanto quelle del tratto centrale che ho tenuto in sospese, poi lateralmente è facile che io nella lavorazione mi trovi dei buchi, e invece io non voglio che questo accada. Se riprendete soltanto quelle centrali e vi trovate dei buchetti, potete comunque aggiustare poi con una cucitura, con un alago da lana, per carità, non succede niente. Però se vogliamo un lavoro ben più rifinito, andiamo a prendere 2 maglie in più per lato. Quindi vedete, le mie 8 centrali che ho tenuto in sospeso sono queste. Io però vado ad agganciarne 2 in più in questo lato. Che cosa faccio? Prendo il mio filo e magari mi aiuto con l'uncinetto per facilitarmi la lavorazione, e quindi punto l'uncinetto non proprio nella parte esterna ma un pochino più sotto, in modo che non ci siano buchi o il lavoro risulti tirato. Quindi lascio un pezzettino di codina all'interno della manica, che sarà quella che poi io andrò a passarmi con il filo a nascondere, e quindi mi passo una, vedete, in questo modo, 2 maglie, una maglia, 2 maglie, e poi inizio a prendermi quelle che ho tenuto in sospeso. Quindi vado a prenderle dentro alle mie maglie. Quindi le 2 sono quelle in più. Adesso iniziamo le maglie vere e proprie che avevo lasciato in sospeso, in questo modo me le porto fuori, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora mi vado a mettere il mio marcapunto, dopo devo andarmi a mettere il marcapunto per segnare la metà del lavoro, perché adesso dovrò andare a riprendere le altre 6. Quindi una, due, 3 e 4, più le altre 2 che vado ad aggiungere nel lato in questo modo, per non trovarmi poi dei buchi laterali. Quindi io qui sul mio uncinetto ho 12 maglie, farò così, andrò con il ferro a prendere le mie maglie che ho passato con l'uncinetto in questo modo per poter proseguire la lavorazione. Questa è la mia metà del lavoro. Vedete? Quindi vedete, qui
è dove appunto avevo il tappo della mia manica di sospensione. Queste sono le maglie che sono andata a riprendere, quindi 1 2 3 4 5 6. Ho messo il marcapunto per delimitare il centro di questa manica, che è quello che si trova sotto l'ascella. 1 2 3 4 5 6, quindi in totale 12 maglie che io ho tirato su. Ora posso procedere normalmente con la mia lavorazione in tondo, avendo dei cavetti da 40, quindi piccolini, riesco a lavorare tutta la mia manica tranquillamente in tondo. Ovviamente all'inizio, al primo giro, bisognerà stare un pochino più attenti perché appunto ci sono queste maglie un pochino più strette che io ho ripreso, e vado anche a lavorare un pochino stretto nei due, diciamo, nelle due parti di giunzione. Comunque semplicemente io riprendo tutta la mia lavorazione lavorando sempre a dritto, in tondo, come ho fatto finora, quindi molto molto semplice come tipo di lavorazione. Ovviamente qui il cavetto, essendo piccolino ed avendo una circonferenza piccola, me lo devo andare a spostare con delicatezza mano a mano che io lavoro. Però vedrete che lavorati i primi 2 giri, che sono quelli un pochino più difficoltosi, perché appunto ho tirato su le mie maglie, poi la lavorazione, come per il corpo, diventerà molto molto scorrevole. E quindi lavorate in tondo tutta la manica. Mi raccomando comunque che quando tirate su le maglie non fatelo proprio nella parte esterna della maglia, tipo così, perché vedete che lascereste comunque un buco e il lavoro verrebbe tirato. Prendetele più sotto, quindi vediamo se riesco a farvi vedere, nella maglia, bene dentro qui nell'angolino, nella parte più sotto, in modo che il lavoro sia più sostenuto, vedete, e che le maglie, se le prendete un pochino più sotto, non creino dei buchi e non tiri il lavoro. Come vedete, ho lavorato tutta la mia manica in tondo e adesso sono arrivata al punto dove devo lavorare le 12 maglie che io ho tirato su. Vedete che c'è lo stacco, quindi cerco di prendere il filo, tiro anche bene la codina, quella che ho sotto dell'inizio del mio lavoro, quindi la metto in questa mano e la tiro bene e cerco appunto di lavorare, diciamo, questi primi punti parecchio strettino, in modo da non formare buchi tra uno stacco e l'altro. E non faccio altro che semplicemente lavorare le maglie che ho appunto tirato su, si sono girate, e portarle sul mio ferro. Questo è il centro, mi passo il marcapunti e continuo a lavorare le mie maglie in questo modo. Ora quello che dovrò fare da adesso in poi è lavorare tutta la mia manica così, per tutti i giri successivi fino alla lunghezza desiderata. Vedete, in questo modo, quindi sempre a dritto. Se io volessi restringere un pochino la mia manica, perché magari non vi piace portarla a sbuffo, nella parte sottostante della manica, quindi qui dove avete il marcapunto, ogni 4 centimetri potete fare una diminuzione. Ogni 4-5 cm dal prossimo giro fino alla fine della lunghezza della vostra manica desiderata, ogni 4-5 cm potete fare una diminuzione lavorando 2 maglie assieme, e quindi dando alla manica una forma, diciamo, più ristretta. Io invece questo non l'ho fatto perché mi piaceva dare questa ampiezza alla manica. Ora vi lascio proseguire da sole per tutta la lunghezza della vostra manica. Vedete, dopo qualche giro di lavorazione della nostra manica in tondo, vi faccio vedere. Questa è la parte della lavorazione sotto, dove noi abbiamo tirato sulle maglie, e
tirando su non solo le 8 che avevamo lasciato in sospeso, ma anche 2 in più, guardate, non ci sono buchi. Se invece voi aveste tirato su soltanto le 8 di sospensione, comunque facilmente vi si sarebbe formato una piccola slabratura, un piccolo foro, che comunque non c'è problema, potete sistemare tranquillamente poi con l'ago da lana. Però guardate qui, in questo modo, il lavoro risulta tutto uniforme, quindi non c'è problema poi di fare delle ulteriori cuciture. Quindi vi lascio proseguire da sole fino alla fine della manica e poi vediamo come fare il polsino e chiudere i punti assieme. Ripeto, se volete la manica un pochino più ristretta o al limite se avevate intenzione appunto di tirare su soltanto le 8 maglie, quindi di ritrovarvi i punti diciamo della manica della parte iniziale soltanto con le 8 maglie tirate su, avendone tirate su 2 in più per lato, quindi 12 anziché 8, potete anche dopo un paio di giri fare delle diminuzioni, magari 2 prima del marcapunto e 2 dopo del marcapunto, lavorando 2 maglie assieme in modo da ritornare alle maglie esatte di partenza, quindi le 8 più quelle che avevate lasciato in cerchio di sospensione. Vedete un po' voi, insomma, anche a vostro gusto come vi piace di più. Questa è la manica lavorata. Io ho continuato la lavorazione senza fare diminuzioni. Avevo un giro, una circonferenza di 66 maglie e ho lavorato senza fare una diminuzione perché a me piaceva appunto la manica lasciata ampia. E adesso vedremo come fare il polsino. Io adesso andrò a restringere la parte del polsino che lavorerò per 2-3 cm. Vi do la misura di quanto ho lavorato dal punto che si trova diciamo sotto l'ascella fino al polsino che andrò a chiudere. Quindi ho lavorato per una quarantina di centimetri, però questo lo valuterete voi perché potrete tranquillamente provare il vostro lavoro e quindi vedere anche la lunghezza della manica desiderata, perché potreste avere un braccio più lungo del mio, più corto del mio, e quindi applicherete una lunghezza diversa. Allora io indicativamente ho lavorato per 40 centimetri, ora dovrò andare a fare quello che è il mio polsino, quindi per l'altra manica che ho già finito il risultato è questo, vedete. Quindi prendo il mio lavoro, ho lavorato esattamente per ogni manica 78 giri, ho fatto 78 giri di lavorazione. Ora vedete sono al centro della mia manica. Da adesso in poi andrò a restringere la mia manica lavorando 2 maglie assieme e quindi vado a diminuire tutti i miei punti. Adesso intorno alla mia circonferenza io ho 66 maglie. Farò in modo comunque alla fine del giro di trovarmi delle maglie numero pari, perché poi il mio polsino andrà lavorato a coste a 2 a 2. Quindi faccio bene i miei conti in modo che il risultato finale siano maglie di numero pari. Adesso ne lavoro a 2 a 2, poi eventualmente ne lascerò alcune lavorate soltanto singolarmente. Quindi per tutta la circonferenza io andrò a restringere la manica in questo modo, lavorando sempre 2 maglie assieme. Ci vediamo alla fine del nostro giro. Mi sono dimenticata di dirvi che già da questo giro di diminuzioni io ho sostituito i miei ferri cambiando quelli del numero 5 e mettendo appunto le punte corte del numero 4. Corte perché adesso avremo una circonferenza minore. Se volete anche appunto per la lavorazione della manica potete usare le corte, però avendo io 66 maglie ho usato tranquillamente le punte normali, però appunto se mettete le corte andate anche meglio. Per la circonferenza del polsino invece è necessario appunto cambiare le punte perché la circonferenza è piccolina, si restringe e comunque per diciamo i bordini ho usato il ferro del numero 4 sempre, e in questo caso allora ho messo le punte del numero 4
corte. Alla fine, vedete, io ho finito la mia circonferenza, sono arrivata al mio marcapunti, intorno al mio polsino ho fatto in modo che mi rimanessero 34 maglie. Adesso queste 34 maglie andiamo a lavorarle a coste a 2 a 2 per creare il mio polsino. Quindi andrò a fare 2 dritti e 2 rovesci. In questo modo vado quindi a creare le mie coste. Vedete che la lavorazione è più difficoltosa perché la circonferenza si è ristretta, quindi 2 rovesci e 2 dritti, in questo modo. Quindi proseguo così con questa lavorazione per circa 3 cm, oppure se vi piace appunto un polsino più con un bordo più spesso, decidete voi l'altezza appunto dei centimetri da fare. Io ho lavorato il mio polsino per 3 cm. Alla fine chiudo le mie maglie, in questo modo lavoro la maglia e accavallo la maglia che sta dietro su quella sopra, chiudendo il punto, e così concludo la mia lavorazione. Quindi in questo modo accavallo le mie maglie e faccio la chiusura dei punti del polsino. Quindi lavoro la mia maglia e poi quella che sta dietro la passo davanti e procedo così con la chiusura dei punti. Questo è il mio polsino terminato e questo è l'effetto ottenuto. Quindi l'ho ristretto e la manica, come volevo, risulta a sbuffo. Questo è il mio cardigan. La manica, la parte davanti, vedete lo scollo, il mio raglan e l'altra manica. Allora potrei decidere di tenere il cardigan finito così, con il bordino appunto della chiusura della parte davanti che si arrotola un po' verso l'interno, e per qualche cardigan, devo essere sincera, l'ho fatto perché mi piaceva così questo effetto molto sportivo. L'ho fatto però per dei cardigan dove appunto questo qui cade dritto, vedete la linea del cardigan è dritta dall'alto verso il basso, ho lasciato questo bordino un po' arrotolato verso l'interno, quindi molto sportivamente così. Però nel cardigan io davo una misura, cioè davo una linea incrociata all'interno, quindi diciamo come un tipo scaldacuori, incrociatina, allora li ho lasciati così. Per questo invece questa volta, e anche così per farvi vedere l'effetto di come rifinire un cardigan proprio nella maniera più corretta, vado ad applicare qui intorno un bordino dritto di rifinitura per tutti e due i lati. Quindi andiamo a vedere come procedere. Per fare questo lavoro mi serviranno ovviamente sempre i miei fili, mi serviranno i ferri del numero 4, quindi, e un cavetto lungo, perché il mio cavo lungo dovrà appunto andare a posizionarsi, dovremo andare appunto ad estrarre dei punti, adesso vediamo come, e quindi dovrà avere un cavetto lungo quanto la lunghezza del mio bordo da rifinire. E poi mi devo prendere un uncinetto. In questo caso io ho preso un uncinetto del 3,5, ma va bene un uncinetto del 3,5 4. Quindi prima di tutto io vado a prendere il mio uncinetto, poi prendo il mio cardigan alla base, quindi al lato della base, il lato destro, prendo in questo modo, quindi lo giro in orizzontale, vedete questo è lo scollo per intendersi, questa è la parte alta del cardigan, dello scollo, e io prendo il lato della base qui. Adesso vi avvicino e vi faccio ben vedere come. Prendo il mio uncinetto e prendo il mio filo, a cui lascio un bel pezzettino di codina che sarà quella che poi io vado a nascondere. Ora vado a prendere i punti, ad estrarre le mie maglie che poi mi serviranno per la lavorazione. Adesso un po' le prendo con l'uncinetto e mano a mano le passo dentro al ferro. Quindi vedete, prendo in questo punto qui, punto l'uncinetto e tiro fuori la mia prima maglia. Vado nella mia maglia successiva, prendo sempre il mio filo e porto fuori la seconda maglia. Le maglie le lascio abbastanza morbide fuori, non le stringo troppo. Seguo sempre la stessa linea di punti dove vado ad inserire il mio uncinetto.
quindi dentro ogni maglia porto fuori il mio punto in questo modo. Vado nella maglia successiva. Non fatelo proprio nella cima più estrema del punto, altrimenti poi resta una bocca, cioè resta una slabratura, quindi io le faccio leggermente più sotto, porto fuori il mio filo in questo modo, guardate, così porto fuori il mio filo e devo fare in modo che tutta la riga sottostante di maglie sia perfettamente in linea, che venga un lavoro quindi composto. Quindi vado nella maglia successiva, porto fuori il mio filo, vado nella maglia successiva, porto fuori il mio filo. Vedete che la linea delle maglie sotto è perfettamente allineata, quindi mi raccomando, buttate sempre uno sguardo sia a dove puntate l'uncinetto per tirar fuori la maglia e sia alla riga di punti sotto che deve restare allineata. Ne porto fuori un pochino, dopodiché vado a prendere il mio ferro del numero 4 con il cavetto bello lungo, quindi almeno 80 centimetri. Vedete, questa è la punta del mio uncinetto, lo spingo un po' verso la parte finale e mano a mano i punti che io ho preso me li vado a portare dentro al mio ferro, quindi inizio un po' a passarli. L'estrazione dei punti la potete fare anche direttamente con la punta del ferro, con l'uncinetto viene un po' più semplice. Fatelo come preferite, nel senso che, allora, questi sono i punti che io ho passato, vado a tirare la mia codina. Potete fare anche tranquillamente inserendo la punta del ferro così, prendendo il filo e portarlo fuori. Se riuscite, se avete manualità, potete farlo anche in questo modo, vedete? Con l'uncinetto risulta un po' più semplice farlo, io vado meglio sinceramente, perché è un po' più difficoltoso fare poi l'estrazione del punto. Quindi mi passo un pochino di punti, li metto in sospensione nel ferro e poi riprendo il mio uncinetto e riporto fuori le mie maglie, ne porto fuori un'altra decina e procedo così, poi li passo nel ferro e vado fino alla fine, fino alla parte alta, la fine del mio bordo. Quindi riprendo il mio ferro, li metto i miei punti dentro alla mia punta del numero 4 e procedo così. Vi lascio da sola e ci vediamo alla fine. Vedete, ho passato tutte le mie maglie lungo il mio bordo e ho terminato qui nella parte alta dove ho il collo, lo scollo. Quindi prendo il mio lavoro, lo giro e inizio a lavorare il mio bordo semplicemente a coste a 2, quindi con le punte del 4, quindi quelle che ho usato finora per fare tutti i bordi. Vedete che le maglie che ho ripreso lasciano questo bordino all'interno e dalla parte appunto del diritto ovviamente tutti i punti dovranno essere allineati, si dovrà formare, vedete, una riga di punti ben diritta, quindi mi raccomando di controllare bene le maglie perché appunto questo è un lavoro di rifinitura e dovrà essere appunto fatto con precisione. Quindi adesso che ho portato tutte le mie maglie fuori inizio a lavorare il mio bordo a coste 2, come ho fatto per il collo, come ho fatto per i polsini delle maniche, quindi 2 diritti e 2 rovesci. Semplicemente così. Due diritti e 2 rovesci. Il primo giro è sempre quello un pochino più difficoltoso perché sono state inserite le maglie e procedete così
per tutto il bordo e per un'altezza di 3 cm, come abbiamo fatto per i polsini. Questo è il risultato finale una volta lavorati i miei 2 bordini dell'apertura del mio cardigan. Il lavoro quindi, come vedete, diventa più rifinito ed è molto carino. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo tutorial che ci ha visti impegnati nella lavorazione di questo cardigan semplice e basico. Io spero che le mie spiegazioni siano state utili e che vi possano aiutare appunto per approcciarvi così all'esecuzione di questa lavorazione molto semplice. Come vedete non ci sono grosse difficoltà per lavorare un cardigan di questo tipo, soltanto manualità, ovviamente, un po' di dimestichezza con i ferri circolari, però piano piano, diciamo, è un progetto che tranquillamente si può realizzare perché appunto di semplice esecuzione. È una soddisfazione veramente vederlo realizzato perché appunto non ci sono cuciture da effettuare ed anche una lavorazione molto scorrevole e veramente il risultato finale, se poi usate questi filati, è veramente un capo molto leggero e caldissimo, perché vi assicuro che scalda veramente molto. Io spero che il progetto di oggi vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ci vediamo a prestissimo a un altro progetto assieme. Un abbraccio, ciao ciao!